Oggi vi presentiamo il manuale didattico Il mio primo Lapbook. Andiamo a vedere insieme come è composto il libro. Come potete vedere dall'indice, abbiamo una prima parte, i primi 3 capitoli, dedicati alla teoria, mentre poi abbiamo una seconda parte dedicata alle cartellette, una terza dedicata ai template e infine un appendice con i materiali operativi. Dopo una breve introduzione dedicata a che cosa sono i Lapbook, come si sono sviluppati e diffusi, abbiamo una seconda parte dedicata alla didattica. Questa sezione è divisa in 2 parti, una sui riferimenti pedagogici e l'altra sull'interdisciplinarietà. Nel capitolo 3 andremo a vedere come costruire un Lapbook, partendo da quelli che sono i materiali e poi passando per la scheda di progettazione. La scheda di progettazione è composta da più pagine e prevede una serie di step che lo studente deve affrontare per costruire e progettare in maniera corretta un Lapbook. Per prima cosa abbiamo lo spazio per la scelta del formato della cartelletta, il titolo e poi una serie di spazi per raccogliere le informazioni che si intendono sintetizzare nei singoli minibook. In un secondo momento queste informazioni potranno essere mappate anche nelle schede dove è riportata la tipologia di Lapbook. Infine, lo studente potrà completare la scheda di autovalutazione per riflettere su quanto fatto durante il lavoro. Infine, l'insegnante potrà raccogliere le informazioni nella scheda di valutazione. Dopo la parte introduttiva, il manuale si divide in 3 sezioni. La prima è dedicata alle cartellette in colore verde, la seconda ai template in colore azzurro ed infine la parte sulle schede operative in viola. Nella sezione cartellette potrete trovare una scheda in cui vengono riportati gli obiettivi, la descrizione, la spiegazione e il disegno esplicativo per realizzare 6 diversi tipi di formati. Inoltre, per ognuno di essi ci sarà un cartamodello da poter fotocopiare e alcuni esempi d'uso. I template sono divisi in 6 grandi famiglie, ognuna contraddistinta da un colore caratteristico. Abbiamo la famiglia dei flip-flap, la famiglia delle fisarmoniche, la famiglia delle bustine, dei cerchi, dei minibook e dei pop-up. Ogni famiglia inoltre è divisa in vari generi, ognuno contraddistinto da un'icona. Icona e colore sono riportati all'interno del manuale nelle schede in alto a destra. In questo modo, sfogliando il manuale, potrete ritrovare subito la sezione di riferimento. Come per la sezione cartellette, anche qui ritroviamo una scheda esplicativa per ogni singolo template, nel quale troviamo gli obiettivi, la descrizione, la spiegazione e il disegno esplicativo per realizzarli e un riferimento alla sezione materiali dove trovare il template da fotocopiare o realizzare manualmente. Inoltre per ogni template ci sono vari esempi svolti. Nella sezione finale troviamo i materiali operativi. Per ogni template ci sono 2 tipi di cartamodelli, uno su fondo bianco per poter fare le fotocopie e uno su fondo quadrettato per imparare a disegnarlo. Il manuale quindi prende in considerazione tutti gli aspetti che vanno dalla progettazione alla realizzazione dei singoli minibook e del Lapbook nella propria interezza. È un manuale dedicato agli insegnanti che desiderano realizzare dei Lapbook per i loro studenti, ma soprattutto è un manuale dedicato agli studenti per imparare a realizzare i Lapbook in completa autonomia. Perché uno studente guidato nell'uso critico dello strumento Lapbook è uno studente che impara a costruire il proprio metodo di studio.